Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo questa ricevente FlySky FS X14S. Riuscirà a rimpiazzare la IA6B e la X6B? Scopriamolo insieme, intanto se volete acquistarla il link è in descrizione. All'interno della confezione abbiamo la ricevente, un set di cavi, un termorestringente ed il manuale. La X14S ha dimensioni estremamente contenute ed è praticamente uguale all'FrSky XM Plus. Le dimensioni sono di 21 x 12 mm. L'antenna è lunga 9 cm, la parte esposta è di 24,6 mm. Le antenne possono essere sostituite in caso di necessità, il connettore è di tipo IPEX V4, proprio come quello delle riceventi FrSky. Adesso saldiamo subito i cavi seguendo lo schema riportato nella confezione. Come vedete ho saldato i cavi VCC, S-Bus e GND tralasciando quello PPM che non viene usato nei droni FPV. Come avrete notato questa ricevente comunica con il flight controller tramite protocollo S-Bus, invece del solito iBus che troviamo nelle riceventi FlySky. Il motivo di questa scelta non saprei dirvelo, però posso confermarvi che questa ricevente funziona solo con le radio FlySky o al limite le multiprotocollo, ma non è compatibile con le radio Taranis. Questo perché radio e ricevente comunicano con lo standard AFHDS 2A, mentre le radio FrSky usano ACCST o ACCESS. Per quanto riguarda il collegamento al flight controller, il fatto che la X14S usa il protocollo S-Bus potrebbe creare confusione. Vediamo quindi come fare su schede F4 e F7. Una cosa da tenere a mente è che il pad S-Bus di questa ricevente ha inversione, proprio come quello delle riceventi FrSky. Questo significa che nelle schede F4 dobbiamo usare i pad dedicati alle riceventi FrSky, quindi se avete una scheda F4 collegate il cavo segnale nel pad chiamato S-Bus. Nelle schede F7 non abbiamo questo tipo di problemi e possiamo collegare la X14S in un qualsiasi RX di una UART libera. Come vedete ho collegato la ricevente usando i pad GND, 5V ed S-Bus, quindi posso procedere con il bind. Per iniziare metto la radio in bind mode. Dopo tengo premuto il tasto bind della ricevente e l'alimento. Quindi rilascio il tasto bind. Spengo la radio e tolgo l'alimentazione alla ricevente. Quindi riaccendo radio e ricevente. Perfetto, luce verde, il bind è andato a buon fine. Passiamo ora alla configurazione su Betaflight e andiamo in port. Ho collegato la ricevente nell'RX1, quindi nella riga della UART 1 attivo Serial RX. Andiamo in configurazione e qui scegliamo Serial Based Receiver. Nel menu sotto S-Bus. Vi ricordo che a differenza delle altre riceventi FlySky, con questa dobbiamo scegliere S-Bus. Qui è molto importante lasciare disattivato l'RSSI analogico, in quanto va in conflitto con quello della ricevente. Ora non ci rimane che andare in receiver e provare la radio. Perfetto, è tutto ok. Se notate che muovendo gli stick ne avete alcuni invertiti, andate in Channel Map e cambiate AETR 1234 in TAER 1234 o viceversa. Qui nell'AUX 10 abbiamo il segnale RSSI in quanto ho già fatto l'aggiornamento firmware. In RSSI Channel quindi scelgo AUX 10. Come avete visto ho già pubblicato altri 2 video su questa ricevente, l'aggiornamento firmware e i test di volo. Se ve li siete persi trovate il link in descrizione. Per quanto riguarda l'aggiornamento firmware è un'operazione molto semplice che si fa in pochi minuti e consiglio a tutti di farla, tuttavia non è una cosa poi così essenziale e potete volare tranquillamente anche senza RSSI su OSD. Per quello che ho potuto vedere dei test infatti il segnale di questa ricevente è molto solido e si comporta benissimo sia in campo aperto che in situazioni con vari ostacoli in cemento. Tra tutte le riceventi FlySky mi sento di dire che questa è la migliore. Come prestazioni siamo in linea con la IA6B e la X6B, ma l'ingombro è nettamente inferiore, allineandosi a quello delle riceventi FrSky come la XM Plus.
Il fatto poi di poter sostituire le antenne e avere RSSI su SD la rende completa sotto tutti i punti di vista. Per questo motivo mi sento di consigliarla a tutti i possessori di radio FlySky, ma anche e soprattutto a quelli di radio multiprotocollo. Infatti molto spesso chi prende Jumper o Radio Master sceglie delle riceventi FrSky, andando a complicarsi la vita con firmware ACCST, ACES 2.0, LBT, FCC e così via. Questa ricevente invece è molto più semplice da gestire e offre le stesse prestazioni di quelle FrSky a 2.4 GHz. Questa era la mia recensione della FlySky FS X14S. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.